Sapevi che oggi è il compleanno di Marco? No, non ne avevo idea. A proposito, ho saputo che si è laureato. Sì, 2 settimane fa. Quando si usa sapevi e quando si usa ho saputo in italiano? Vediamole insieme. Ciao, io sono Eli e aiuto gli studenti di italiano a parlare in modo sicuro e fluente. Cominciamo da ho saputo. Si utilizza questa forma quando riceviamo una notizia in un momento specifico. Ad esempio, ho saputo che Marco si è laureato. Ciò significa che se uso ho saputo, indico che ho appreso questa informazione recentemente. D'altra parte, sapevo significa avere consapevolezza di qualcosa da molto tempo. Nella frase sapevo che oggi era il compleanno di Marco, dimostra che la persona sapeva, quindi conosceva questa informazione da molto tempo. Questa persona era a conoscenza di questo da molto. Quindi vediamo di fare chiarezza. Ho saputo si usa per indicare la scoperta di una notizia in un preciso momento. È come uno scatto fotografico che cattura l'istante esatto in cui l'informazione diventa nota. D'altro canto, sapevo riflette una consapevolezza o conoscenza che si estende nel tempo, come se fosse un film che si svolge nella tua mente. Questa forma è utilizzata quando si è a conoscenza di qualcosa da tempo, prima del momento attuale in cui si parla. Ti piacerebbe conoscere i 100 verbi più frequenti in italiano con la pronuncia corretta? Allora ti consiglio di scaricare questo PDF gratuito. Troverai il link qui sotto in descrizione. Prima dell'esercizio finale facciamo un altro esempio. Ho saputo oggi che Paolo è partito per Roma. Ho saputo sta a indicare un momento specifico, mentre nella frase sapevo che Paolo sarebbe partito per Roma, sapevo indica una conoscenza continua. Ora vedremo insieme alcune frasi. Le frasi saranno in inglese perché voglio che tu capisca esattamente il contesto. Dovrai pensare qual è il modo migliore per tradurle in italiano, ovvero dovremo usare ho saputo oppure sapevo. Vediamo un po'. Ecco per te la prima frase. Ti chiedo di pensarci e di provare a tradurla. Se vuoi puoi anche fermare il video. La traduzione corretta è: ho saputo stamattina che la riunione è stata annullata. Come vedi, ho saputo significa che in un momento specifico sono venuta a sapere qualcosa. Ed ora ecco la frase numero 2. Eccola qui. Allora, in questo caso, abbiamo a che fare con un momento specifico o con una conoscenza continua? La seconda, certo. Ecco perché la frase diventa sapevo che Giovanni suona la chitarra. Ed ecco la frase numero 3. Proviamo a capire cosa succede in questo caso. La risposta è: ho saputo ieri sera che il ristorante era chiuso. Qui abbiamo chiaramente un momento specifico. Ed ora la quarta frase. In questo caso abbiamo una conoscenza continua, pertanto usiamo sapevo. Sapevo da tempo che Claudia aveva intenzione di trasferirsi in Francia.
Quinta frase. Qui si parla di un'ora fa, pertanto un momento specifico. Ho saputo un'ora fa dello sciopero dei treni. Sesta frase. In questo caso, sapevo da sempre che Marco era un cuoco di talento. Ora tocca a te, ti chiedo di scrivere 2 frasi nei commenti qui sotto, una con ho saputo e l'altra con sapevo. Oggi abbiamo visto come utilizzare in modo corretto sapevo e ho saputo in italiano, ma naturalmente per farlo è necessario capire la differenza tra imperfetto e passato prossimo. Ecco perché il prossimo passo è quello di guardare una bella video lezione proprio su questo argomento, in concreto sull'imperfetto e sulle differenze con il passato prossimo, uno degli argomenti più complessi della grammatica italiana. Per farlo basta cliccare qui. Trasforma il tuo sogno italiano in realtà. Grazie dell'attenzione, ci vediamo qui sempre su Italiano con Eli.